Une maison, pour moi, c'est très, très bonne chose. Parce que c'est un pile difficile pour un monde en Haïti trapper une maison. Une maison, pour moi, c'est une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine et toilette confort moderne. Pour moi, c'est ça une maison. Maison, c'est important parce que y a un monde pas capable de dormir dans la rue. Depuis on est capable de gagner une maison, mais c'est en pile et on travaille en pile pour capable de gagner une maison. Mais il y a un pile monde qui dormit dans la rue qui pas connaît ça qui relève dormir dans le caille parce qu'il n'a pas gagné une maison. For me, it's supposed to be a magical place, a place where you feel safe. And right now, that's not really what a house is in Haiti. Casa, maison, in lingua creola, kai. In un paese come Haiti, che ancora soffre le conseguenze del catastrofico terremoto del 12 gennaio 2010, è questo il primo e onnipresente problema. Nella capitale di Port-au-Prince si stima che durante il terremoto una persona su 10 sia morta e una persona su 3 abbia perso la casa. Gli sfollati dalla capitale si sono spostati verso le zone rurali. Sono stati allestiti campi di emergenza per 1,5 milioni di persone. Ad esempio, a 30 km a nord di Port-au-Prince, nel comune di Croix-des-Bouquets, è stato organizzato un campo di emergenza dove però le persone si sono andate ad insediare e si sono stabilizzate. Quindi adesso diciamo che ci sono 20-30 mila abitanti che vivono in condizioni molto precarie. Si stima che ci siano stati 14 miliardi di dollari di danni su 100.000 abitazioni private e su più di 200.000 edifici pubblici. E c'è da sottolineare che la maggior parte di queste costruzioni era costruita con strutture in cemento armato. Il cemento è diventato il materiale più comune sull'isola ed ormai il tratto dominante del paesaggio haitiano. La tipica casa haitiana è una casa costruita con blocchetti di cemento, il pavimento in terra battuta e il tetto di lamiera. Ognuno si costruisce la propria casa e questo fa sì che le case non siano costruite con una metodologia scientifica, che è stato poi uno dei motivi per i quali queste case sono praticamente tutte crollate. Is concrete construction anti-seismic? It can be, of course, if you have a good structural engineer and a good structural studies, and if you respect the norms. The thing about construction in Haiti is that usually when you get an engineer to do a design and you get different technicians, maçons they call them, or that comes on the site and that learn, they think they could do it themselves also. And the thing is, when you go to popular architecture, well, construction in general, the constructions without architects, let's say, informal constructions. So what they do, instead of contacting an engineer that they can't pay for the structural studies, they will just contract somebody that's used to working in a construction. And since he saw that in a previous construction they used, let's say, that amount of steel, that amount of cement, he thinks he could just reproduce the same thing and it's going to give them the same construction, even if it's not the same soil, even if it's not the same anything, really. So it's the basic concept of, oh, they did it like that, I'm going to do it like this too, without a study behind it. That's the problem. And the quality of the materials also. So sometimes the blocks, they're not done well with the procedure they're supposed to do, so they just do the blocks how they want. Il cemento dunque non ha retto alla prova del sisma, ma gli haitiani continuano ad usarlo con gli stessi metodi fai da te per ricostruire le proprie abitazioni. They believe in what they already know. So they already know concrete, so concrete is for sure. Je pense que c'est une affaire de préférence ou encore une affaire de... C'est une affaire de... C'est ce qu'ils ont. Parce que les Haïtiens sont comme n'importe quel autre peuple. Ils travaillent avec ce qu'ils trouvent sur leur espace. Donc, par exemple, le bloc de béton, le bloc de terre, de sable, c'est ce qu'ils trouvent. Parce que la première démarche, c'est qu'on travaille avec ce qu'on a dans son environnement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des maisons en bloc. Eppure si tratta di un materiale insostenibile. Ai problemi di sicurezza si aggiungono il degrado del suolo portato dalla cementificazione e gli impatti dell'intera filiera, responsabile a livello globale di una quota tra il 4 e l'8% delle emissioni di anidride carbonica.
La filiera produttiva del calcestruzzo, le principali materie prime, ovvero la calce e il cemento, inizialmente venivano prese ad Haiti dai fiumi, dai principali corsi d'acqua locali o dalle cave presenti nelle zone di montagna. Negli anni 50 è nata la Cimenterie Nationale, che è il più grande cementificio di Haiti, che inizialmente prendeva la materia prima all'interno del territorio haitiano, ma poi nel corso degli anni ha iniziato a importare gran parte del cemento, prevalentemente dal Sud America e poi col passare degli anni da quasi ogni parte del mondo, ovvero dove il prezzo risultava più conveniente. In seguito al 2010 sono nate nuove industrie, nuovi cementifici, anch'essi costretti, diciamo, ad importare spesso il cemento, che ha nel corso degli anni sostituito la calce. I materiali vengono praticamente quasi tutti importati. Le emissioni di CO2 che sono già alte proprio per l'uso del cemento, in più il trasporto e tutto quanto concerne questo iter aumenta maggiormente la problematica. Questo ha un duplice costo: il costo economico, perché ovviamente sono importati da un paese ricco, e un costo di qualità, perché i materiali che vengono importati ad Haiti sono tutti materiali di seconda scelta che non vengono più utilizzati nei paesi dove vengono prodotti. Le alternative ai classici blocchi di calcestruzzo ci sarebbero: legno, pietra, paglia, bambù. Il problema è come farli accettare e riuscire a creare una nuova filiera di materiali più naturali e sostenibili. Il primo passo è vincere diffidenza e dubbi. L'utilizzo di materiali alternativi al calcestruzzo non è particolarmente ben visto dalla popolazione locale. Ad esempio, appunto, il bambù o la paglia o il legno sono spesso usati in contesti rurali, di campagna. Avere una casa di paglia vuol dire sono ancora messo male, vuol dire che sono l'ultimo, diciamo, non solo povera, ma proprio peggio del povero. Ecco, questo significa la casa di paglia in Haïti. Pour moi, je préfère un bloc. Pourquoi? Parce que dans le milieu que moi vive, c'est plus facile pour faire une maison en bloc. Ça va coûter moins que venir ici pour acheter des bambous transportés à Port-au-Prince. We have spoken with a lot of people, different education levels, and they all ask the same question. If they shoot at my house, will the bamboo be able to hold the bullet? The answer is no. So there you have it. They're more concerned about safety than anything. And I think having the house and knowing that it's going to be safe is the first preoccupation. So that's why concrete is the first go-to. Alcune realtà locali e organizzazioni non governative si stanno impegnando in sperimentazioni e progetti pilota per avviare filiere alternative. Ad esempio, per il centro agricolo Jean-Dominique di Marmelade, la coltivazione di bambù, anche a scopo edilizio, è già un'attività ben avviata. Autrefois, bambou n'a pas aucune importance à Marmelade, mais avec l'arrivée ex-défunt René Garcia Préval, bambou a une importance économique pour planter, et puis il y a une usine qui est capable de vendre bambou à tout. Mais autrefois, bambou utilisé à Marmelade, c'est pour souffler dans la rara ou bien que du sécaille. Mais actuellement là, bambou est très coûté à Marmelade. On utilise pour faire iter, pour mettre en bas dans le béton. On peut vendre ici, on peut trasformer. Bambù ha una grande importanza a Marmelade. Anche nella riserva ecologica Winnie Farm, già a partire dagli anni 50, si coltivano molte varietà di bambù ottime per costruire. This is multiplex bamboo. Since 1956, my dad brought it in. Now this little thing is made with Philostachys, which is another bamboo we have here. And this is guadua. Guadua, I'll show it to you. Guadua is specially for building homes, for construction. This is the bamboo house. Normally, basically, we had on the 2 past years 2 architects, one from UK, the girl from Mexico. They came in Haiti to help people, to teach people that they can use the local material to build their own house. The bamboo, we grow bamboo in Haiti.
You can look at behind you guys. That is the Chinese bamboo. We grow this bamboo here, and we don't use cement to make the adobe. We use the brown soil under your feet to mix with right sands. We mix it with leaves of vetiver. To build the adobe. But we don't buy anything. We just take the bamboo in our area, and also we take the mud in our area to build this house. Si studiano anche sistemi per utilizzare la plastica riciclata come materiale edilizio, contribuendo almeno in parte alla soluzione di un altro enorme problema di Haiti, la gestione dei rifiuti. Secondo un recente rapporto della Banca Mondiale, solo il 12% dell'immondizia prodotta nel paese viene poi raccolta e smaltita in qualche modo. In the world, we have a big problem with plastic, guys, right? So it's really important to explain people they can use the plastic, like people usually they call the plastic trash. Of course, trash, you can use trash to make it useful, to make something out of it, like to make money also. Ad esempio, piatti e scodelle in plastica per il cibo da asporto che riempiono fiumi e canali di Haiti possono essere trasformati in blocchi da costruzione. We used 25,000 plates to build this. How we did it? We put 60 plates together. We compress them, we put them in the bag, we wire them, and also instead using the concrete block, we use this styrofoam block. Okay. And after, we cover it with cement because they are flammable. Il riciclo della plastica può diventare anche un'occasione di formazione professionale e di riscatto sociale per le donne haitiane che soffrono una condizione di forte diseguaglianza. Nous avons un centre de professionnels, côté nous fait un pile bagay la donné au sujet de Fatra. Côté nous fait valorisation de déchets et puis ensuite nous avons l'autre centre de tri qui puis devant l'autre côté nous fait et tri là-dedans. Nous connecter Fatra la Kaimonio, les arriver sur centre de tri à nous trier Fatra et puis après ça nous ça ka valoriser ça qui ka fait engrais ça nous le compost ça matière organique yo nous fait compost ensemble avec yo mais pour bon ici là c'est dans centre valorisation on est là côté avec sachet spaghetti bonbons sirette sachet de l'eau tout sachet ba cap sal là nous même nous ramasser yo nous faisons l'autre bagarre ensemble avec yo ça que n'a regardé là ça c'est un petit panier ça ou capable aller dans market ensemble avec lui ou capable aller dans marché avec lui ou capable mettre quelque chose là-dedans qui est vraiment utile côté nous utiliser Fatra pour nous faire là nous garder ça c'est un sachet de l'eau côté nous prend yo nous traiter yo nous laver yo et puis après ça nous coudre yo ça c'est un petit valise ou capable mettre dans dos ou capable mettre quelque chose là-dedans. Ça encore, c'est même bagaille toujours, n'a regardé yo. Et puis ça nous relève ça soupe là. Ça nous les potes plats, ou capable mettre le sur table et puis après ça ou prend plat ou mettez sous lit ou manger comme ça. Ça tout ça aussi avec Fatra. Et nous gagnons à peu près 300 jeunes avec femmes qui formés dans la valorisation des déchets. Il y a 3 professeurs, et je crois, 3 formateurs qui sont censés travailler ici. C'est 3 femmes. Spesso abbandonate dai mariti, le haitiane si trovano a dover mantenere da sole figli piccoli. Nel centro di Gros Morne imparano un mestiere e nello stesso tempo si prendono cura dell'ambiente in cui vivono. Stesso obiettivo ha la Federazione FEFBA, che da 35 anni offre assistenza a donne vittime di violenza nel distretto dell'Artibonite e sviluppa progetti di empowerment femminile. In questo ambito è nata la collaborazione con la ONG italiana Architettura Senza Frontiere Piemonte. On a travaillé ensemble sur le renforcement économique à travers la paille de riz, ensemble, l'ODVA, le ministère de la Condition féminine. On avait commencé par travailler, par montrer aux femmes de cette fédération de fabriquer ou bien encore de préparer des blocs en paille de riz. Donc cela veut dire que ces femmes-là qui étaient autrefois de simples citoyennes sont devenues de véritables boss maçons. Donc en ce sens, je me dis, je le répète encore, qu'il faut une campagne de sensibilisation, il faut une campagne d'éducation. Il faut rééduquer les hommes et les femmes haïtiennes
pour que en fait, tout le monde puisse savoir que la limite se trouve dans le cerveau et pas dans le sexe. Ce que peut faire un homme, une femme peut aussi le faire. La promozione e la diffusione di mestieri non tradizionali per le donne sono state tra le attività principali dell'ex ministra per la condizione femminile Eunide Innocent, che nel suo mandato ha puntato molto sul settore edilizio per offrire nuove opportunità lavorative alle haitiane. Qui ad Haiti ci sono molte realtà che sostengono molto le professioni non tradizionali per la donna. L'organizzazione RPFCH raggruppa le donne nell'ambito edilizio e in particolare è sostenuta da 2 ragazze che sono ingegneri civili che formano queste donne nell'ambito edile, quindi gli viene insegnato a costruire ma anche aspetti importanti come la sicurezza in cantiere. Io m'entraîne faire bloc, moi capable de faire ferraillage, faire des poteaux, moi capable de poser bloc. Moi j'ai décidé apprendre construction bâtiment parce que moi Haïti te vin gagner tremblement de terre et plutôt moi te voulais vin travailler sur construction bâtiment parce que y a un pile monde qui gagne caille qui fait cirer les fini plus à l'avenir pays moins. Il problema principale è riuscire a dare continuità a questi progetti e trovare poi sbocchi lavorativi per le ragazze. Proprio ciò che stanno cercando di fare la Federazione FFBA e Architettura Senza Frontiere Piemonte. Dans l'Artibonite, les femmes, plus de 50 femmes ont été formées à manipuler la paille de riz, la presse, pour construire des blocs de paille. Donc je suis une des pionnières de cette initiative, de cette nouvelle technologie de travailler avec les déchets recyclés pour une autre option. Donc moi-même, je suis très fière. La casa di paglia è stato un punto da cui siamo partiti che ci è servito tantissimo per capire come realmente si può portare avanti un progetto e una sensibilizzazione con persone che forse tutto subito erano un po' diffidenti di fronte alla casa di paglia, di fronte al fatto che noi insistevamo su un materiale che per loro era uno scarto anche abbastanza ingombrante, abbastanza faticoso da togliersi di mezzo. Les champs, quand on a ramassé les produits, on a laissé à terre. Pourtant, si on a besoin, on a montré l'importance du pays, eh bien, les propriétaires doivent porter à la vente, à l'avenir. Ora si tratta di convincere gli haitiani che la paglia è un materiale buono e sicuro per le loro case. L'abitazione che abbiamo costruito a Croix des Bouquets si trova in un villaggio che faceva parte delle missioni dei padri scalabrignani. Questo villaggio si chiama Via Vai e ospita cooperanti e volontari che vanno appunto in missione per portare il loro lavoro. È stata costruita con dei blocchi di paglia portante che però vengono poi intonacati, quindi in realtà l'apparenza noi la vediamo inserita in un villaggio con altre case in blocchetti di cemento. Diciamo che se non ci viene raccontata tutta la storia la possiamo confondere con una casa in blocchetti di cemento. Ci rendiamo conto della differenza quando entriamo in questa casa, perché in realtà è una casa in cui si vive molto più comodamente, agevolmente, perché è ben isolata e quindi ci si trova molto bene, è ventilata e fresca. Diciamo che adesso nel villaggio è la casa più ambita. Questa casa è una casa prototipo, quindi è stata presentata e proposta proprio per poter far vedere che è una casa che è replicabile, si può costruire, è una casa che rispetta i modelli culturali e diciamo di esigenze della popolazione locale, che però allo stesso tempo può proporre degli standard di sicurezza e di comfort molto più elevati rispetto a quelli che sono attualmente presenti. Nella visione di Architettura Senza Frontiere, la valorizzazione della paglia di riso potrebbe diventare la base di una filiera edilizia locale, sostenibile sia da un punto di vista economico che ambientale. Laissez-moi vous dire, c'est pas utilisé par Architecture Sans Frontières. Chez nous, on les brûlait. On brûlait, on met le feu. On met le feu dans ces pailles auparavant. Maintenant, et en mettant le feu dans la paille, c'est pas bon pour l'érosion, c'est pas bon pour la terre
Et maintenant, quand on ramasse la paille, il y a 4 effets très positifs. Il y a un travail en plus pour les personnes qui ramassent la paille. Il y a aussi le chauffeur qui transporte, il a du boulot. Hein, vous voyez, là, c'est toute une chaîne. Hein. Ensuite, la personne qui fait le bloc a un boulot. La personne qui construit la maison, un autre boulot. Donc ça, pour moi-même, c'est extraordinaire. Pour moi-même, c'est un projet national. C'est la seule façon que je peux répondre. Parce que on peut prendre de la paille, de l'artibonite et faire le tour d'Haïti avec, demander. D'ailleurs, ça va donner un gain pour l'artibonite, le département qui m'a vu naître. Et on va faire des blocs de paille et puis faire le transport sur les autres départements. Un'iniziativa, insomma, capace di coinvolgere vari partner e di fare rete. È questo che serve ad Haiti per rendere efficaci e durevoli gli aiuti ricevuti e i progetti avviati dalla cooperazione internazionale. È attraverso questo tipo di coinvolgimento che si diffondono anche la coscienza ambientale e il concetto di sostenibilità. So when people come, we try to motivate them, to make people feel one with their environment. This is one of our mission, to make people respect their environment because we are one with our environment. Un seme di consapevolezza che, nonostante le grandi difficoltà economiche, politiche e sociali, sempre più persone e realtà locali cominciano a coltivare e a far crescere in tutto il paese. Esse gosto pelo belo, para organizar, para reaproveitar, para recriar, reutilizar. Então, para mim, a mudança, a transformação passa por aí, por essa criatividade. E é uma forma também de sustentabilidade. So we use that to show the importance of the leaves. So I always tell them, this is the earth and we need the trees to give us oxygen. We don't have any more trees in there, it's gonna die. Only now, and I'm telling you, NOW now, people are opening their eyes. There is a change in Haiti right now. A change in Haiti. People who will come and say, can you teach us about the environment? Some students from schools here, and I'm telling you, if I would listen to myself 4 or 5 years ago, I would say, no, nobody's learning anything. But there is a change. People are doing recycling in Haiti. Now people are asking, can you teach us how to make it? I feel there is a shift. We will not see any results. I don't think we will see results. And there are more young people now going into, for example, environmental studies. And there are more self-powered, empowered community work. For example, groups of women are trying to do things together, microfinancing. There is a switch.